Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche affettive per il primo semestre del 2024. Abbiamo due carte, il matto e il diavolo. Amici della Vergine, devo dire che vedendo così queste due carte si può parlare di forti passioni, di avventure magari anche romantiche, di anche avventure clandestine. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e per contattarmi potete usare la mail che vedete sempre in descrizione, la vedete anche qui e la trovate anche nelle info del canale. Bene ragazzi, andiamo a vedere come andrà questo primo semestre del 2024 ed è una lettura generale che riguarda un po' tutta la sfera affettiva, ok? Allora, partiamo con la carta della luna, un 3 di coppe, un fante di pentacoli, un 4 di spade, è volata una carta, scusate, la sacerdotessa, il re di bastoni e un cavaliere di bastoni. Ragazzi, devo dire che sarà un semestre interessante. Allora, partiamo dalla carta della luna. Ci sono delle questioni inerenti il passato, inerenti qualche paura, che diciamo caratterizzeranno più che tutto le persone che vi stanno intorno, più che voi in prima persona. In realtà sento questo 3 di coppe come una voglia di fuggire, se ve la devo dire tutta, da queste situazioni un po' ombrose, diciamo così, ed è qui che rivedo questo matto, quindi questa voglia di viaggiare, questa voglia di scoprire, la voglia di fare, di socializzare, di stare in mezzo alla gente, proprio di festeggiare. Devo dire che le avventure non mancheranno, ragazzi, e vi dirò anche di più, il 3 di coppe può anche fare riferimento a proprio a quello che sono le storie a tre, le storie clandestine, e qui era un po' quello che avevo detto subito all'inizio, ok? Allora, abbiamo poi anche questo fante di pentacoli e un 4 di spade. Qui c'è come, diciamo, qualcosa che cresce, può essere un sentimento, può essere una sensazione di potere personale. E poi abbiamo un 4 di bastoni, che è una carta che in realtà indica una sorta, sì, di isolamento, di riposo, una pausa di riflessione, mi verrebbe da dire. È come se uscisse inizialmente da una fase appunto di ombra, vi godeste il sociale, la vita mondana, diciamo così, e poi arrivaste a un certo punto dove dite no, ok, aspetta un attimo, basta,
prendiamoci una pausa. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dalla Luna. Abbiamo un 6 di pentacoli, un 4 di pentacoli e un 10 di bastoni. Allora, ragazzi, c'è qualche questione che vi fa sentire in ombra? O è una situazione o è una relazione, però è come se vi facessero sentire in ombra. Sento che questa luna in realtà non è proprio vostra, è un po' nutrita dall'esterno. Questa sensazione di tristezza mi viene da dire. E infatti poi qui abbiamo anche questo 10 di bastoni che vi dice che è ora di lasciarsi indietro certe responsabilità che non sono le vostre. Ok? Per quanto voi possiate tenere a questa relazione, a questa situazione, ci sono cose che vanno al di là del vostro potere, ci sono cose dove voi non potete interagire. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Un altro 3 di coppe, giustamente. E 9 di coppe. C'è una sorta di, ehm, come vi dico, non agiatezza nel senso, non nel senso economico, agiatezza nel senso che uno è agiato, è comodo nella situazione leggera in cui vi troverete comunque nella prima parte del 2024, ok? Vi ripeto, il 3 di coppe è ripetuto 2 volte addirittura, quindi è come se fosse un rinforzo di quello che vi dicevo prima. È anche una carta di festeggiamento per dei risultati ottenuti, però appunto essendoci questo 9 di coppe al contrario, qui è un po' la sensazione che ci si stia crogiolando un po' troppo in questa fase di sollazzo, in questa fase di celebrazione o in questa relazione a 3. Adesso anche lì dipende a voi come vibra, ok? Andiamo a vedere questo fante di pentacoli. Cavaliere di pentacoli e 8 di spade. Qui inizia qualcosa. Quando c'è un fante è sempre perché c'è una sorta di inizio. E l'inizio della, mi viene da dire della guarigione, ragazzi, perché qua si inizia a processare i sentimenti, scusate, a processare i pensieri, si iniziano a filtrare piano piano, un po' come se si mettesse un mattone sopra l'altro e si decidesse che strada prendere. Che tipo di valore abbiamo noi? Perché vi ricordo che qui con i 6 di pentacoli al contrario c'è qualcuno che vi sta dicendo che non avete tanto valore. O è come se vi stesse svalutando. Andiamo a vedere il 4 di spade. Sei di spade e asso di bastoni. Devo dire, ragazzi, che qui ho la sensazione che potrebbe esserci qualche inizio di una nuova carriera, di un nuovo percorso di studi, di quello che potrebbe essere un corso di aggiornamento, piuttosto che potrebbe anche essere qualche cosa che ha a che fare con la natura, quindi magari fare dei corsi che insegnano come coltivare determinate piante o come fare giardinaggio. Ho come la sensazione che ci sia una voglia di iniziare a lavorare la materia, sapete? Proprio con il corpo fisico. E per fare questo tipo di percorso
vi dirò che molti intraprenderanno un viaggio. Vi dico, qua è il mondo fisico, qua sento molto che è come un gestire i pensieri, uscire proprio da questo pensiero negativo. E siccome il 4 di spade fa riferimento anche all'allontanamento in un centro olistico piuttosto che in una ehm, clinica di riabilitazione, che sia fisica o che sia mentale, ok? O che sia spirituale, non importa, è comunque l'allontanarsi. Anche qui vedo il 6 di spade, mi riprende un po' lo staccarsi dal condizionamento dell'8 di spade ed è come se ci fosse un viaggio, un percorso, una meta che voi andrete a raggiungere, può essere anche una spa, per capirci, dove farete una conoscenza molto 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 interessante ed è qui che arriva secondo me la situazione calda di questo matto e di questo diavolo. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Abbiamo l'appeso, un'altra volta il fante di pentacoli e la morte. È come se per intraprendere questo percorso doveste lasciarvi indietro qualche cosa. Può essere, può essere qualche cosa collegata o al 3 di coppe o addirittura alla luna molto più indietro, quindi qualche cosa di profondo. Andiamo a vedere il re di bastoni. Ho come l'idea che sia un senso di incompletezza, quello della luna. Però va bene, andiamo a vedere questo re di bastoni. Allora, è spiegato da un fante di coppe e da un 7 di bastoni. Qui l'idea è che iniziate appunto a direzionare, dare una direzione a tutti quegli insegnamenti che avete appreso con il fante di pentacoli. Arrivano nuove idee, arrivano nuove proposte, arriva una nuova persona per qualcuno. Tenete presente che ne avete diverse nelle letture, quindi preparatevi. Però ho come l'idea che qui ci sia un po' di fuoco in più con questo re di bastoni, anche se anche qui avete comunque un cavaliere di bastoni. Andiamo a vedere questo cavaliere. Re di pentacoli e 8 di coppe. Bene. Allora ragazzi, cavaliere di bastoni promette bene con questo re di pentacoli. Se siete single, devo dire che ne vedrete delle belle, c'è tanto divertimento, c'è tanta gente da incontrare, tanta gente da frequentare e una persona in particolare con cui approfondire. Questo ve lo dico. Non mi piace molto dire i segni zodiacali, ma ogni tanto lo faccio, però qui ce l'ho proprio forte. Potrebbe essere un segno di fuoco, un segno di terra, ok? Quindi Ariete, Leone, Sagittario, Toro, Vergine, Capricorno. Anche un cancro. Comunque, se siete in coppia,
ma anche se siete single, dipende da che punto la vivete, qui potrebbe entrare una relazione a tre o voi potreste entrare in una relazione a due, quindi c'è aria di relazione a tre, questo sì, ve lo devo dire. E non nego che a qualcuno potrebbe anche andare bene così, cioè magari è quello che potete dare all'altra persona, vi va bene che sia impegnata perché così, sapete, non chiede troppo. Vi dico però, sento intorno a questo 3 di coppe, questa relazione a 3, un'energia un po' stantia. C'è bisogno di muovere un pochettino le cose, eh. Se invece siete in una relazione stabile, vi dico, la tentazione sarà tanta, infatti qui avete, l'ho sentito subito perché il matto sono le nuove avventure e il diavolo sono le tentazioni. Quindi sì, cioè, ho proprio, e poi è uscito due volte il 3 di coppe. Quindi se non volete infilarvi in certi guai, diciamo così, a meno che non sia quello che voi volete, quello che vi aspettate, un po' di frizzantezza, diciamo così, fate attenzione in che situazioni vi infilate, ok? E sono soprattutto le situazioni dove si fa festa, quelle che vi fregano. Probabilmente perché magari bevendo un bicchiere in più si diventa più disinibiti, quindi ci si lascia andare un pochettino di più, ecco. Però questo è quello che mi sento di dirvi, anche perché vedo che ci sono proprio tante occasioni di festeggiamento l'anno prossimo per voi. L'anno prossimo, diciamo i primi 6 mesi. Poi io a giugno comunque pubblicherò le previsioni per il secondo semestre. Poi, allora, abbiamo detto se avete una relazione stabile, anche qui sento aria di festeggiamenti, sento aria di compimenti di risultati. Per qualcuno, se avete figli, o anche se non ne avete, ci potrebbe essere un momento nel primo semestre importante per arrivare. Non lo sento per tante persone, però comunque sì, diciamo che per qualcuno si può mettere il seme, diciamo così. Se invece avete figli e sono già grandi, ragazzi, è un po' come se vi dicessero lasciateli un po' andare da soli, lasciate che siano loro a imparare come gestirsi nella vita. Diversamente, se non avete figli, ci potrebbe essere qualche questione in quanto voi come figli. C'è come un bisogno di guarire il modo di approcciarsi magari al mondo, mi vien da dire, in quanto figli o nei confronti dei genitori in generale. Ehm, Vi dico, potrebbe esserci un, come vi dicevo, un corso, qualche la vedo come se fosse una situazione intima. Sapete, i percorsi di crescita non sono mai con 200 persone, sono sempre cose, insomma, un po' ridotte, un po' intime. Quindi, e poi con la scusa che appunto il 4 di spade parla di questi ritiri spirituali, ho come l'idea che possa essere un percorso di crescita, magari dove non sarà neanche proprio vicino a voi, che vi darà la possibilità di conoscere una persona nuova. Io ho molto forte la sensazione che conoscerete qualcuno di nuovo, qualcuno che vi tenterà, che potrebbe essere una nuova avventura, ok? Ed è, vi dico, perché ho la stessa sensazione per queste due colonne di carte, cioè che vi isoliate ad un certo punto da quello che è la vita sociale, da quello che potrebbero essere, diciamo, le distrazioni, proprio per guarire molte delle ombre che abbiamo qui, questa sensazione di non sentirsi abbastanza
E anche qui ce l'ho di nuovo, è come mettere in stand-by tutto quello che riguarda il mondo esterno. Per qualcuno si può trattare proprio di mettere in stand-by i social, cioè per la serie non voglio sapere niente di nessuno per X giorni. Poi per quello che riguarda chi ha una famiglia, o potrebbe anche riguardare la famiglia d'origine, diciamo così. Anche qui ho come l'idea che allora ci sia una sorta di zona di comfort, anche qui vediamo questo 9 di coppe, che crea un po' di stagnazione, crea un po' come di abisso emotivo, un po' perché magari le aspettative della famiglia sono alte, sia che sia quella di origine, sia che sia quella che vi siete formate, magari chi compone i vostri familiari, insomma, si aspettano tanto da voi, però è come se alla fine non vi ringraziassero o non fossero grati di quello che fate. E devo dire che è una dinamica, questa. E per qualcuno la luna fa riferimento a queste proiezioni, al fatto che con la sacerdotessa al contrario non si vede bene, non si riesce a vedere al di là eh, della realtà. E vi dico, con la carta dell'appeso c'è un po' da tagliare questo attaccamento nei confronti di che cosa pensano gli altri, anche se gli altri hanno aspettative diverse da quelle che avete voi, cioè nel senso, normalmente le aspettative ognuno le crea per se stesso, non per l'altra persona, ok? Quindi ognuno crea le sue aspettative, ma non è compito vostro prendervi, cioè soddisfare le aspettative degli altri o prendervi le responsabilità che non vi competono. Vi dico, io la luna la sento anche collegata con il senso di colpa, quindi se c'è qualcuno intorno a voi che sta cercando di farvi sentire in colpa perché non siete abbastanza, perché magari non vi muovete dalle vostre idee piuttosto che dal vostro entourage o da una situazione in particolare, ecco, a parte che vi fa bene perché sento che avrete uno scatto in avanti, però non prestate troppa attenzione. Cercate di soddisfare le vostre di aspettative. Poi gli altri, se si può si fa, se non si può o se non si vuole non si fa. Ricordate che abbiamo sempre il diritto di dire no, ok? Il punto è esercitare questo no, dirlo, parlarlo e poi rispettarlo. Vi dico, ho la sensazione di questo nuovo percorso di studi per una sorta di guarigione, non è tanto per una crescita, ma magari sì, perché vedo che qualcuno è come se il riavvicinarsi a qualche cosa di terreno, di pratico, a qualche cosa che si fa con le mani, come vi dicevo prima, trovasse una sorta di guarigione interna. Può essere che in questo percorso, ripeto, conosciate questa persona, vi dico, da lì cambia un po' lo switch, nel senso che è come se ci fosse un vulcano che ribolle, ho come questa sensazione, ragazzi. Ok? Inizierete ad acquisire sicurezza, inizierete a capire da che parte volete andare, inizieranno a venirvi le idee, a fare canalizzazioni, ad essere di nuovo entusiasti, inizierete a sentirvi in una posizione di vantaggio. Poi vi dico, ehm, con tutti questi bastoni e col diavolo e la carta del matto ci si diverte molto sotto le lenzuola, anche, cioè nel senso, sia che siate single, sia che siate in una coppia magari che è un po' stagnante, nel senso che magari si pensa di più a uscire, divertirsi piuttosto che a coccolare e a nutrire la coppia, anche in quel caso lì, ragazzi, preparatevi ai fuochi d'artificio. Vi dico, c'è un'abbondanza in arrivo, è un'abbondanza di passione, è un'abbondanza di conoscenze, di celebrazione, è un'abbondanza di potere personale, perché è come se
lasciando indietro questa fase questo lato della lettura, diciamo, arrivasse tutto questo fuoco, arrivasse tutto quello che è l'impeto. Vi dico, c'è un 3 di coppe e 2 figure, per qualcuno si tratta di gestire 2 persone allo stesso tempo, come è anche vero, ma no, è più così perché comunque li avete voi, però magari per qualcuno avete una persona sola e siete voi che vi infilate, diciamo, all'interno di un'altra coppia già esistente. Però arriva un'abbondanza, arriva una solidità, per qualcuno potrebbe iniziare una serie di viaggi, una serie, magari proprio questo discorso della nuova maestria che andrete a imparare. O nel caso del figlio di cui parlavo prima, se per caso si trattasse del figlio che dovete far andare, possono essere dei viaggi per avvicinarvi al figlio, magari sta studiando, ipotesi per andare a trovarlo dove studia. Viaggi ce ne sono, spostamenti ce ne sono. Va bene, andiamo a vedere ancora. Cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere un oracolo di Osho. No, scusate, un oracolo zen, un koan. Vi ho detto tutto. Ah, no, non vi ho detto tutto. Sì, la vita sociale è come se vi espandeste per un momento, conosceste questa persona che vi fa vibrare tutto e a un certo punto diceste no, ok, basta, ho raggiunto lo scopo, non mi servono più gli altri. Momento di riflessione, momento di introspezione. Sì, però poi per il resto mi sembra di avervi detto tutto. Va bene, andiamo a vedere un koan. Ok. Il saggio non si affanna per arrivare. Prendetevi i vostri tempi per metabolizzare i cambi, per metabolizzare le trasformazioni, per andare avanti nel processo di apprendimento, per imparare anche, magari se state conoscendo appunto questa persona, datevi pazienza, che ci vuole un po' per conoscere la persona. Tenete presente che è una passione travolgente. Può anche essere illecita, ma soprattutto travolgente. Fate attenzione perché voi partite da una luna, quindi da una situazione dove non sono chiare molte cose, e poi abbiamo anche questa sacerdotessa al contrario che mi dice che voi il vostro istinto non lo seguirete tanto. Però piuttosto prendetevi un tempo, riflettete. E anche qui avete comunque il Cavaliere di Pentacoli, che è una carta che vi dice proprio di fare un passo alla volta. Amici della Vergine, questo è quello che ho per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per, non so, avere degli spunti per capire come muovervi meglio nel prossimo semestre. Se avete piacere potete mettere like, potete lasciarmi un commento. A me fa sempre piacere leggere i commenti, quindi scrivetemeli pure, io li leggo sempre tutti. Se avete piacere potete anche condividere il video, iscrivervi o abbonarvi. Se per caso fate fatica a trovare il tasto abbonati, può dipendere da un problema di modello del telefono piuttosto che di stato di aggiornamento o di impostazione di YouTube. Provate un attimino a cercare se riuscite a risolvere il problema da soli, se no vi consiglio di cambiare macchina, quindi di accedere da un altro telefono o direttamente dal computer. Dal computer non dovreste avere problemi. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido, pieno d'amore, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!